Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele, dietro le mie spalle vedete un acquisto di oggi, un acquisto fresco, forse lo riconoscete, è un Cymbidium. Aspettate un attimo che giriamo la telecamera, andiamo a parlare un attimo di questa pianta, questa bellissima orchidea appena acquistata. Seguitemi. Eccomi a voi, questo è il Cymbidium che ho appena acquistato dal vivaio vicino casa. Bellissimo giallo è un colore che non avevo, quindi non mi prendo il merito della fioritura perché è già fiorito. Una bellissima pianta, la troviamo in questo periodo, il periodo invernale la troviamo, è un Cymbidium, scritto qui, e vi volevo oggi far vedere e sfatare un po' il mito della pianta che ama stare stretta. Allora, innanzitutto abbiamo detto che da coltivazione, da vivaista, bellissima fioritura, tanti boccioli che ancora devono aprirsi, tantissimi boccioli che ancora devono fiorire, una fioritura che durerà penso un mese, abbondante. Il problema che noi abbiamo quando le acquistiamo queste piante, un attimo che tolgo la scritta, che tanto è scontato che è un Cymbidium, il problema che abbiamo è le radici. Allora, volevo sfatare con voi il discorso delle radici delle piante che amano stare strette. Ma in realtà questo è un sistema di coltivazione, quindi in natura, essendo il Cymbidium una pianta terrestre, non lo troveremo mai così, ovvero sia, diciamo che un quarto di pianta è fuori. Questo è un sistema di coltivazione, non ne discutiamo sul sistema di coltivazione, perché è giusto che siano così, se no non li troveremo con tutti quei fiori, con tutti quei boccioli, non le troveremo così belle. Però nel momento stesso che noi acquistiamo un'orchidea Cymbidium, in casa non la possiamo tenere perché? Perché sopra 15 gradi i fiori dureranno pochissimo, diventeranno gialli e cadranno, perché la pianta sopra 15 gradi ha sofferenza in inverno per gestire la fioritura. Di conseguenza dobbiamo tenerla fuori, ma se non la mettiamo fuori con un vaso del genere, il minimo che fa è cadere, perché non ha stabilità. Ecco, io per tenerla su questo sgabellino per farvi il video ho tribolato tantissimo, perché al minimo tocco cade. Quindi va da sé che la dobbiamo trapiantare, trasvasare in un vaso più largo. Questo dovrebbe essere un vaso da 15, massimo da 17. La svasiamo, vi faccio vedere le condizioni delle radici, diciamo che sono belle verdi, belle zuppe, quello se non è terriccio, fibra di cocco manca poco, però non la possiamo gestire così la pianta, così serve solamente per stressarla e per avere una bella fioritura. Quindi è un sistema di coltivazione, in casa non la possiamo tenere, fuori cadrebbe. Vi invito a seguirmi perché cercherò di travasarla e tirarla fuori dal vaso. Vediamo quanto tempo ci metto. Aspettatemi e seguitemi. Ragazzi, ci sono, ho finito, ma diciamo non ci ho messo tantissimo tempo. Altre volte ho impiegato più di mezz'ora, stavolta è venuto via, forse perché le radici erano particolarmente bagnate, particolarmente zuppe. Là ci sono i pezzi del vaso. Allora, il Cymbidium non sa ancora che sarà trasferito su un vaso da 27 cm di terracotta per gestire meglio la situazione, sia perché è talmente tanto zuppo che poi se lo mettiamo nel vaso e poi diamo l'acqua, credo che superiamo la dose giusta. Allora io quello che vi volevo far vedere una volta tirato fuori dal vaso di plastica è che la sensazione in realtà è di una costipazione, cioè non so se vi dà la stessa sensazione a voi, non è che uno vuole per forza travasarlo in un vaso più grande, ma è una congestione di radici, è molto facile soffocarle, molto difficile gestirle come bagnature e tutto, perché nel vaso piccolino per bagnarla diventa difficile e poi quando diventa bagnata per asciugarla ce ne mette ancora di più. Io prima di travasarlo nel vaso di terracotta con fibra di cocco e altri argilla e lapillo, farò un mix e poi ve lo farò vedere, cercherò di districarle un po' quelle radici, perché prenderla e metterla così nel vaso
è destinata a marciume sicuro. Quindi l'abbiamo liberata da una situazione di stress, cercherò di allargarle più possibile quelle radici, farò il composto, poi la metteremo in vaso, vi documento il tutto. Eccomi, allora ho preso una ciotola, speriamo che mi basta, ma penso di sì. Qui c'è la fibra di cocco, questa che voi vedete, eccola qua, quello che vi dicevo in altri video, che se voi provate a stringere forte forte il pugno, sulla mano non rimane niente, quindi non ha la capacità, per quanto si possa compattare, si libera subito, cioè non è un materiale che una volta compressato insieme diventa, ecco, si rompe subito, quindi il materiale è molto friabile, molto, molto valido. Ci metterò il labillo, sono tutti pezzettini questi avanzi di substratico fatto a base di labillo, cioè del marmo di Carrara, del ghiaietto. E ci sta l'argilla quella che si compra per le composizioni, basta che sia un materiale drenante. Quello che farò, scusate la polvere del lapillo, quello che farò sarà mettere insieme tre parti, una parte la fibra, una parte il lapillo, con tutto quello che c'è, che potrebbero starci dentro anche dei pezzettini di parche, pezzettini di ghiaia, e l'argilla, 33, 33, avanza un 1%, ma non fa niente. Metteremo tre parti di tutto questo insieme, le mescoleremo qua dentro, poi travaseremo tutto in quel vaso. L'ho messa lì la pianta in attesa di allargare le radici, perché credo che sarebbe caduta sul piedistalino dove era prima. Adesso è in attesa che io allargherò e darò aria a quelle radici, cercherò di decomprimerle un po'. Mi metto al lavoro per preparare questa soluzione magica di tre parti di tutto. Allora, ho cercato di districare il più possibile a mano le radici, ci sono nuovi getti che vengono fuori. Allora, l'ho fatto a mano, non ho preso coltelli, non ho preso lame, non ho dovuto disinfettare, di radici non ne ho sacrificate tantissime. Ho dovuto aprire un po' al centro, perché se no, se non aprite al centro, praticamente quando la mettete nel vaso con altra acqua che noi daremo tenuta all'esterno, con la pioggia che verrà, potrebbero marcire. Se lo mettete nel vaso di plastica sicuramente marciranno, sono talmente piene di acqua che è una cosa finta. Quindi hanno bisogno di, vero, non devono asciugare le radici del cymbidium, sono terrestri, vivono presso le paludi, presso i corsi d'acqua, quindi rimangono sempre umide. Ho dovuto fare questo tipo di lavoro per cercare di dare ossigeno, se no dentro c'è pressoché terriccio, fibra di cocco e terriccio. E all'esterno metteremo il nostro composto, quindi è molto facile farle rovinare, farle marcire. Sotto al vaso ho messo un pezzettino di carbonella o qualunque pezzettino di terracotta, coccio, giusto per non mandar via il composto che ho preparato. La invaso, la metto nel vaso e poi vi do gli ultimi suggerimenti finali, a breve. Eccomi ragazzi, il gioco è fatto, finito, casa è letteralmente un macello, poi pulirò. Allora, che dite a sensazione visiva? Va meglio la pianta messa in questa maniera o come stava prima? Adesso rispondo anche a un'altra domanda che mi farete, cioè si poteva fare a primavera? Cioè non conviene con i fiori, la pianta è in fiore, in realtà non va travasata su un altro vaso, non va fatto questo lavoro quando la pianta è in fiore, però nasce una prima risposta. Il fiore del cymbidium, se noi lo tagliamo, questa rimarrà in fiore per un mese e mezzo o due. Si trova nei garden, il fiore reciso, il gambo, quindi già come fiore dura tantissimo. Quindi se anche dovessimo per assurdo fare dei danni alla pianta, quando ce ne accorgiamo? Con una pianta che ha una fioritura così lunga, così lenta e così durevole, difficile. Ma non è quello, non è che uno lo fa perché travasa, perché il fiore dura tanto, no. È la difficoltà di poter gestire una pianta del genere. Io in casa ho 17 gradi, la pianta soffre e la fioritura è a rischio. Va messa fuori, non posso tenerla in quella maniera, ma è anche difficile dare l'acqua. Quando l'ho presa, il vivaista mi ha detto: guarda, la metti a bagno una volta ogni 15 giorni, la lasci immersa nell'acqua 2 ore e poi la tiri fuori. Sì, però se gela butto via tutto.
Cioè, la sensazione che deve dare anche all'anima nostra è che la pianta deve stare bene. Allora, questa qui poi la metterò fuori all'esterno insieme alle altre degli altri video. È lo stesso trattamento che ho fatto alle altre, anzi, quest'anno c'è un valore aggiunto. Sono partito subito con il vaso di terracotta, perché il vaso di terracotta, tutta quella massa di radici piene d'acqua, non so quanta acqua hanno quelle radici, quanta acqua hanno bevuto e quando la assorbiranno, essendo il periodo invernale che c'è meno luce. Se non c'è il vaso di terracotta, a fare danni è un attimo. Quindi io ho cercato di allargarle un po' le radici per dare più aria, più ossigeno, più respiro. Il vaso di terracotta è lui che mi fa l'80% del lavoro, perché mi compenserà l'umidità interno-esterno, esterno-interno. Quindi la cosa importante è questo, il gioco del vaso di terracotta. Staranno fuori tutte quante, anche lei andrà fuori, vi farò vedere una volta messa fuori la messa a dimora, come si dice, e spero di avervi fatto con questo video un po' la spiegazione del discorso della scarpa stretta, cioè non sta né in cielo né in terra. Penso che se uno ha un po' di buon cuore, di buonanima, la differenza tra appena ho iniziato il video e adesso è notevole. Così dà la sensazione di respiro, così la pianta è stata messa, diciamo, in extremis, perché chiaramente non si fanno i rinvasi adesso, ma non ho possibilità di fare diversamente, perché la pianta mi deve andare fuori, dove prenderà sole, acqua, luce e tutto. Esistono 3 tipi di cymbidium: cymbidium a fiore piccolo, fiore medio, fiore grande. Ognuno di questi è una tipologia di cymbidium, i mini, i medi e i maxi. Cambia solamente il periodo della fioritura, perché il mini e il medio fioriscono all'inizio dell'inverno, il medio e il grande fioriscono più nella fase quasi finale dell'inverno. Qualcuno per sua natura sopporta più il gelo, qualcuno di meno, però l'importante è quello, forse a fiore più grande lo sopporta meglio il freddo rispetto a quello fiore piccolo. Sono 3 tipologie di cymbidium. La metto fuori, vi faccio vedere subito come viene messa a dimora all'esterno. Aspettatemi. Allora, eccola qua, l'ho messa a dimora insieme alle altre. Ricordatevi sempre i legnetti sotto. Guardate quanta acqua sul vaso di terracotta, quanta acqua sta buttando fuori le radici appena presa. Eccola qua. Lei starà lì con i suoi fiori bellissimi. Nel frattempo aspettiamo che sboccino anche questi altri. Sopra ho la tenda, che se dovesse servire la metto in modo tale che non prendano tantissima acqua. Il telo verde che vi dicevo, c'è tutto. Diciamo così posso gestirla, anzi diciamo che si gestisce bene lei da sola. E poi per quest'inverno, allora adesso non la bagno, la lascio qualche giorno un attimo che deve smaltire tutta quell'acqua in eccesso che hanno quelle radici. Ho approfittato oggi, quasi 20 dicembre, 18 dicembre, di temperature più gradevoli, non siamo più a 0 o a 3 gradi come la settimana scorsa, quindi ho anche giocato un po' sul fattore tempo, perché se stasera mi andava a 0 o a 3 gradi con tutta quell'acqua forse avrei avuto problemi di digestione. Quindi per una settimana, 10 giorni, le temperature saranno più miti. Mi raccomando, accettatela, che lei è nuova, non fate discussioni. Poi aspetteremo anche la fioritura dell'altra. E niente, oggi volevo solamente questo, volevo cercare di farvi capire che le scarpe strette fanno male a tutti, a noi e anche a loro. Grazie di avermi seguito, a presto al prossimo video, ciao a tutti.